Tocca a me. Sì. Dai, vai tu. Io devo parlare della vecchiaia, che è un tema molto importante per questo spettacolo e per noi in particolare, perché ce lo portiamo dietro dal 2011, dal nostro primissimo spettacolo, quando mi è venuta questa voglia di rappresentare un personaggio iperrealistico, e ho scelto il vecchio perché è quello che meglio rappresenta il nostro desiderio di fragilità, di comicità e tutto questo universo di tragicomicità che ci caratterizza molto. E dopo un percorso lungo che vi evito, siamo approdati qui a questo spettacolo alla Burla, e il vecchio è addirittura diventato Trino. Io mi occupo della creazione magica in questo spettacolo e nel mio lavoro la magia è strettamente legata alla drammaturgia. Cosa vuol dire? Per me la magia è qualcosa che contribuisce a creare il senso dell'opera, di questo spettacolo. È una presenza sottile, una presenza fine, qualcosa che possiamo sentire che è nell'universo, qualcosa che un po' mette in questione il concetto di realtà. Lo spettatore si trova davanti delle immagini, delle scene in cui può dubitare di qualcosa e a volte può chiedersi ma cosa sta succedendo? Quindi non è una magia presentata come un effetto scenico, è qualcosa che fa parte della scrittura, qualcosa che mette veramente in questione il reale e funziona a rafforzare il racconto, perché questo è un racconto in cui una grande componente è anche il mondo fantastico e quindi la magia è un mezzo d'espressione che ci aiuta tanto in questa narrazione. C'è come un velo d'argento nel cielo stasera, ma la notte è più nera nel biancore luna. Ok Piero, il tuo personaggio, quindi è importante che a Carletto, nel momento in cui lo deve consolare, gli fa fare un tuffo nel passato, capito? Gli ricorda le vecchie glorie dei bei tempi, quando stavate bene, no? Quindi questo tuffo nel passato serve a dargli quell'energia che poi vi motiverà nel numero degli ULOP, perché la scena degli ULOP chiaramente è il passato, è quando siete giovani, no? Chiaro. Quindi, Carletto! Guarda! Carletto! Dico! Quando c'è il cuore che non è più felice, quando chi t'ama sta lontano da te, luna pensosa, guarda come è distrutta la mia casa. Sono la costumista e la scenografa della Burla. E questo progetto mi ha dato l'opportunità di unire la mia passione, che è la passione per il retro, con anche quella che è invece la mia esperienza lavorativa come costumista per il circo contemporaneo. Una delle caratteristiche che ci unisce è proprio quella legata a una poetica che riprende questo stile retro. È uno stile che ho potuto applicare non solo per quanto riguarda nella realizzazione dei costumi, ma anche per quanto riguarda le scenografie, con la scelta di determinati colori, con l'invecchiamento e l'utilizzo di alcuni elementi che possono portare lo spettatore altrove.
La cosa che ci commuove anche di questi tre vecchi che gestiscono un negozio di giocattoli dal 1966, che ne hanno passate di cotte e di crude, hanno avuto tanti successi e anche tanti problemi che adesso stanno cercando di affrontare, e in un qualche modo, per chi verrà a vedere lo spettacolo, vedrà che nella storia, nonostante le grosse difficoltà e non per forza un finale felice, cercheranno comunque di trovare un'amicizia, un legame, cioè di non abbandonare quella cosa che ti permette in un qualche modo di essere uniti nelle difficoltà. Volevamo affrontare un po' il tema dell'amicizia, che anche... Sì, amicizia ci piace, amicizia Esatto. è un bel tema, è da anni che ci conosciamo, che ci sopportiamo effettivamente, Sì. e anche Quanto è nelle vero. difficoltà in realtà è bello il fatto che l'amicizia è quella che ti sostiene, ti aiuta anche a trovare altre soluzioni, no? Sì, Abbracciali. Ah, ti devo abbracciare. là, lo abbraccio anch'io. E che nonostante sembriamo un po' così, per noi è una delle cose più importanti che ci sia. Da 10 anni lavoro con la compagnia Madame Ribinet, la sto accompagnando in questo processo creativo che trovo molto interessante perché hanno una visione a lunga distanza e questo permette anche proprio di studiare che tipo di percorso vogliamo fare insieme. Questo è un nuovo processo creativo, un nuovo spettacolo e abbiamo pensato di proporlo per la sala. Il precedente era fatto in strada, questo è proprio focus sulla sala. Ho deciso di collaborare con i Madame Ribinet perché mi piace la poetica della compagnia e perché questo progetto sono inseriti diversi effetti magici e quindi per me è stata una sfida perché ho dovuto collaborare con un costruttore di effetti magici e quindi è stato molto difficile ma anche molto interessante. Ma non ci siamo Va detto. Allora, noi siamo una compagnia di circo contemporaneo che usa tecniche come il circo, Insieme al teatro, alla magia, alla danza, all'acrobatica, anche al teatro di figura, per raccontare una storia, in questo caso quella della burla. che è una storia che ci emoziona molto e che speriamo emozionerà molto anche voi.